Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alburex 20% CSL Behring SpA. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cosa Alburex 20%? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alburex 20% durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Alburex 20%? Alburex 20% ha un farmaco a base del principio attivo albumina umana soluzione, appartenente alla categoria degli sangue derivati e plasma expander e nello specifico succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche. È commercializzato in Italia dall'azienda CSL Behring SpA. Alburex 20% può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Alburex 20% 200 g/L, soluzione per infusione 100 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: CSL Behring GmbH. Concessionario: CSL Behring SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: albumina umana soluzione. Gruppo terapeutico: sangue derivati plasma expander. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: ripristino e mantenimento del volume ematico circolante quando sia stata dimostrata una carenza di volume ematico e l'impiego di colloidi sia appropriato. La scelta dell'albumina piuttosto che di un colloide artificiale dipende dal quadro clinico del singolo paziente, in base alle raccomandazioni ufficiali. Posologia: la concentrazione della preparazione di albumina, il suo dosaggio e la velocità dell'infusione endovenosa devono essere adattate alle necessità individuali del paziente. Posologia: la dose richiesta dipende dalla massa corporea del paziente, dalla severità del trauma o della patologia e dal perdurare della perdita di fluidi e di proteine. Per determinare la dose richiesta, si devono utilizzare misure di adeguatezza del volume circolante e non i livelli di albumina plasmatica. Se deve essere somministrata albumina umana, occorre monitorare regolarmente la situazione emodinamica. Tale monitoraggio comprende pressione arteriosa e frequenza del battito, pressione venosa centrale, pressione polmonare di incuneamento, flusso urinario, elettroliti, ematocrito/emoglobina, popolazione pediatrica. La posologia nei bambini e negli adolescenti, da 0 a 18 anni, va adattata alle esigenze individuali del paziente. Metodo di somministrazione: l'albumina umana deve essere somministrata direttamente solo per via endovenosa. La soluzione di albumina può essere somministrata sia direttamente o può anche essere diluita in una soluzione isotonica, ad esempio, glucosio al 5% o sodio cloruro allo 0,9%. La velocità di infusione deve essere stabilita in funzione delle circostanze del singolo paziente e dell'indicazione. Nella plasmaferesi terapeutica la velocità di infusione deve essere modulata su quella di rimozione. Controindicazioni: ipersensibilità alle preparazioni di albumina ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Nel caso di sospetto di reazioni allergiche o anafilattiche, l'infusione deve essere sospesa immediatamente. In caso di shock, devono essere adottate le procedure mediche standard per il trattamento dello shock. L'albumina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono note interazioni specifiche dell'albumina umana con altri medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Alburex 20% durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Alburex 20% durante la gravidanza e l'allattamento?
Gravidanza. Non sono stati condotti studi sulla riproduzione animale con Alburex 20%. La sicurezza d'uso in gravidanza non ha stata stabilita in studi clinici controllati e pertanto deve essere somministrato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati segnalati effetti che influiscono sull'abilità di guidare o sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Reazioni lievi con soluzioni di albumina umana come flush, orticaria, febbre e nausea si verificano raramente. Queste reazioni normalmente scompaiono rapidamente quando la velocità di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Se il dosaggio e la velocità di infusione sono troppo elevati, si può verificare ipervolemia. Ai primi segni clinici di sovraccarico cardiovascolare, cefalea, dispnea, congestione della giugulare, di ipertensione arteriosa, di ipertensione venosa centrale ed edema polmonare, l'infusione di albumina deve essere immediatamente interrotta ed i parametri emodinamici del paziente devono essere attentamente monitorati. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche, codice ATC. B05A01. L'albumina umana costituisce dal punto di vista quantitativo più di metà delle proteine totali plasmatiche e rappresenta circa, proprietà farmacocinetiche, distribuzione in condizioni normali, il volume totale di albumina sostituibile è pari a 4-5 g/kg di peso corporeo, di cui il 40-45% è presente nello spazio intravascolare ed il 55-60% dati preclinici di sicurezza. L'albumina umana ha un costituente normale del plasma umano ed agisce come l'albumina fisiologica. Le prove di tossicità con dose singola nell'animale sono di scarsa rilevanza e non permettono l'elenco degli eccipienti. Sodio N-acetiltriptofanato 16 mol/L, sodio caprilato 16 mol/L, sodio cloruro Qb fino ad un contenuto di sodio di 140 mol/L. Acqua per preparazioni iniettabili Qb fino a farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Alburex 20% a base di albumina umana soluzione sono Albumin 20%, Albumin 5%, Albumina Baxalta 200 g/L, Albumina Baxalta 250 g/L, Albumina Baxalta 50 g/L, Albumina Grifols, Albunorm, soluzione, uso interno, Alburex 20%, Flexbumin, Plasbumin. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.